Ho commesso un gravissimo errore, ho commesso un grave errore perché in queste ore dopo Milan-Inter sono andato sui social, su X in particolare e ragazzi che vi devo dire, è veramente un mondo difficile quello in cui viviamo e quello in cui cerchiamo di seguire questo magnifico sport e la nostra squadra del cuore. Sto aspettando la puntata di Open VAR come ogni martedì, so già che anche in questa puntata come sempre dovremo sorbirci la consueta spiegazione che difende gli arbitri, per cui so già che la scelta di non dare rigore per il Mani di Ricci in Milan-Inter verrà decretata, verrà definita corretta e ci diranno che il movimento del braccio è in dinamica e che soprattutto non aumenta il volume del corpo. Segnatevi queste parole, poi quando uscirà Open VAR venitemi qui a dire se avevo ragione, che avrebbero detto questo oppure no. Adesso mi fa sorridere anche che tanti tifosi hanno imparato questa parola, questo concetto e prima di accendere il cervello tutti a pappagallo vengono a riscrivermi questa cosa, a ripetermela tutti uguale. Non aumenta il volume del corpo, non aumenta il volume del corpo. Me lo stanno scrivendo tutti, milanisti, juventini, napoletani, eccetera, come i bambini quando imparano una cosa nuova e subito lo devono far vedere al papà, alla mamma. Oh, guardate cosa ho imparato, guardate quanto sono bello. Ecco, il problema è che ad una certa età bisognerebbe anche prima di scrivere sui social accendere un attimino il cervello, cercare di approfondire la questione e capire che il problema non è il volume del corpo che viene aumentato o meno, ma il movimento che fa Ricci ad allargare il braccio che rende il rigore punibile. Punto. E questo è un rigore che, ripeto per l'ennesima volta, per il calcio che piace a me, per quello che vorrei vedere io nel calcio, mi sta bene non darlo. È ok. Ma per il regolamento di oggi e per come è stata arbitrata tutta questa Serie A, questo è rigore sempre. E siccome il regolamento è più importante di quello che piace a me, almeno per il momento, ecco, mi aspetto che il regolamento valga sempre allo stesso modo e sempre in ogni partita, in ogni momento della partita. Non è che il minuto 1 è diverso dal 95. Addirittura ho sentito dire che Ricci ritrae il braccio. Qui siamo veramente alla negazione più totale della realtà, delle immagini, dei video. Su un emittente locale è stato detto addirittura che si può fare anche un movimento circolare ad allargare per poi ritrarre il braccio, quindi è giusto non dare rigore. Io, ragazzi, è stato uno dei momenti in cui ho fatto più difficoltà a non prendere il telefono e non scrivere una lunga sequela di parolacce e di insulti. Questo è stato, mi sono dovuto trattenere veramente molto. Non è da me innervosirmi così tanto per dei commenti, ma siamo veramente alla follia più totale, perché tutto questo conferma ancora una volta, non che ce ne fosse bisogno, ma ancora di più, quello che avevo già detto dopo Inter-Juve, che il problema di tutto, in realtà, è sempre stato ed è sempre soltanto legato alla maglia indossata da chi ha l'episodio a favore e da quella indossata da chi ha l'episodio contrario, perché non avessero dato un rigore così al Milan al 95esimo minuto, oggi avremmo i titoloni sulla Marotta League e le minacce anche personali, come è successo in altri casi. Però voltiamo pagina perché ci sono cose più importanti ed interessanti, secondo me, da analizzare dopo un derby perso contro un Milan che non ha fatto cose straordinarie, ma ha interpretato meglio la partita, soprattutto dando la sensazione di essere più libera di testa di un Inter che invece dall'alto del suo più 10 in classifica avrebbe dovuto essere molto più libera di testa appunto del Milan. E allora ne voglio parlare in questo episodio in cui intanto ben ritrovati. Ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, questa volta ve lo chiedo un po' più tardi del solito, voglio che vi iscriviate al canale adesso, allora così voliamo verso i 102.000. Siamo sempre di più, anche nel club, tra l'altro. Ieri sera nel club di Passione Inter una bellissima chiamata, molto interessante, con tanti spunti tattici. Siamo andati molto a fondo nell'analisi del derby e anche del prossimo futuro dell'Inter. Se volete partecipare anche voi a queste chiacchierate con i nostri soci, trovate qui il QR code da scannerizzare per entrare nella nostra community. E dicevo, tra le varie cose stavamo analizzando anche la questione dell'infortunio di Cialanoglu, un'altra brutta notizia che arriva dopo questa sconfitta nel derby. Condivido anche il comunicato ufficiale che è stato diramato ieri dall'Inter. Si parla di un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra, rivalutato nei prossimi giorni. Tutto sembra essere molto tranquillo, ecco, in questo comunicato, ma sappiamo che salterà l'Atalanta sabato e considerando i precedenti stiamo un attimino cauti anche sul recupero di questo calciatore che ha avuto vari problemi. Speriamo di riaverlo con la Fiorentina all'ultima partita prima della sosta di marzo, che sarà una sosta anche molto delicata per tanti dei nostri ragazzi tra playoff e altre partite con le nazionali.
Stavamo guardando poi però anche la cronaca degli infortuni, la cartella clinica di Hakan Çalhanoğlu che, comincia a farsi sempre più lunga, con il problema che c'era stato al mondiale per club, quindi il ritorno, quindi il problema a dicembre. Lui, secondo me Çalhanoğlu da quella gara contro la Juventus aveva ricominciato a dare dei segnali di, rinascita e di ripresa che poi sono, cresciuti sempre di più fino al periodo di settembre, ottobre, novembre, in cui è stato grande protagonista. Poi a dicembre è arrivato il nuovo stop, torna, si riferma subito, torna qualche partita e si riferma. E siamo quindi ad un nuovo stop di Hakan Çalhanoğlu. Siamo a 17 partite saltate fin qua su 42 dalla stagione 24-25, cioè la scorsa ad oggi, ne ha già saltate 33 su 107, significa una partita saltata ogni 3 sostanzialmente. E per un giocatore classe 94, quindi va per i 32 anni, che ha già vissuto 2 estati piene al centro del mercato, un contratto in scadenza nel 2027, quindi tra un anno soltanto, qualche riflessione approfondita va fatta, soprattutto considerando che l'appuntamento finale con l'entourage del giocatore è stato rimandato, ci sarà tra qualche settimana e in questo momento il rinnovo di Çalhanoğlu è estremamente difficile, per cui le strade sono due: o resta fino alla scadenza del contratto, cioè va via tra un anno a parametro zero, o se ne va al termine di questa stagione. E non dico che siamo arrivati, questa era la provocazione che ho lanciato anche ieri sera in diretta, non dico che siamo arrivati al punto di dover rimpiangere il non aver accettato i 7-8 milioni che il Galatasaray metteva sul piatto la scorsa estate, perché poi, ripeto, c'è stata una fase importante, diciamo, in questa stagione dell'Inter, però considerando anche quello che è il risparmio su un ingaggio significativo che percepisce e soprattutto se si vuole andare anche un pochino oltre il recente passato cambiando qualcosa, non si può ripartire confermando in blocco l'anima tecnica dello stesso gruppo e, ecco, il centrocampo di solito è un po' il cuore, se non la mente e il motore di questa macchina che è l'Inter, che è una squadra in generale. E Çalhanoğlu in questo momento non ha un vero sostituto in rosa. In sua assenza, ne abbiamo parlato spesso, dopo vari test, vabbè, Zielinski sta facendo una stagione super, ma per me resta veramente un delitto relegare lì Zielinski in quella casella lì e toglierlo dal ruolo di mezzala dove per me può veramente cambiare il volto dell'Inter, soprattutto in questo momento. È un ruolo dove l'Inter ha sempre avuto in Mkhitaryan la mezzala di qualità, lì sulla mezzala sinistra, un giocatore che ti cambiava anche passo e che ti dava l'ultimo passaggio, e lasciava invece più interdizione e regia alle altre due mezzali. E ripeto, allora, in questa fase in cui bisogna ritrovare anche Barella, bisogna ridargli anche degli stimoli e ridargli un po' di corrente elettrica anche a Barella, credo che stia facendo troppe cose Barella, dicevo l'altra settimana, e dargli compiti più semplici o almeno soprattutto più definiti. Ecco, questo secondo me può essere una chiave importante per renderlo meno fumoso e meno eccessivo in tante cose, e per cui riportare un Barella a fargli fare quello che sa fare meglio probabilmente, la quantità in mezzo al campo, davanti alla difesa magari, con Zielinski che torna nel suo ruolo, a destra a questo punto è arrivato il momento di chiedere qualcosa in più anche a Petar Sucic. Questo secondo me sarebbe un buon modo per uscire un attimo da questa impasse del momento, e così cominci anche a gettare delle basi anche per la prossima estate, dove Çalhanoğlu deve essere considerato un sacrificabile secondo me. E al suo posto cominciamo già a valutare, l'Inter sta facendo delle valutazioni, anzi le ha già fatte anche l'anno scorso e non solo. Goretzka, di cui tanti hanno parlato, è un'idea piuttosto difficile dal punto di vista del mercato, difficile da concretizzare, c'è forse la Premier League in vantaggio in questo momento. Sentivo poco prima di registrare Antonio Cassano che al podcast Viva il Football parlava di Lobotka, occhio a Lobotka per l'Inter. Credo però soprattutto per la Juventus, eventualmente dovesse rimanere soprattutto Spalletti. Lobotka è un giocatore che l'Inter seguiva ai tempi del Celta Vigo con Ausilio che lo stava monitorando. Poi dopo è arrivato al Napoli, e è difficile che l'Inter possa andare a trattare col Napoli una trattativa per un giocatore così importante, nonostante Lobotka sia ai ferri corti con Conte. Sentivo poi anche il giornalista Fernando Siani che raccontava di come l'Inter l'anno scorso avesse opzionato D'Acugna del Como in caso di addio di Çalhanoğlu. Solo che adesso D'Acugna sta facendo una stagione super e se il Como va in Europa
con Fabregas diventa abbastanza impossibile, se non impossibile quasi da prendere, direi. Quindi in tutto questo mi sembra sempre più evidente che c'è un Aleksandar Stankovic che cresce sempre di più al Club Brugge, che probabilmente come prima cosa da fare in estate è proprio quella di riportare a casa un giocatore come lui in mezzo al campo, un classe 2005, un prodotto del vivaio Inter proprio come Pio Esposito, con la stessa età, che però a differenza di Pio Esposito, ecco, Aleksandar Stankovic è già rodato con un anno in più diciamo in un campionato di massima divisione e soprattutto anche sul palcoscenico della Champions League, per cui parte più avanti come livello rispetto a quello che era il Pio Esposito che è arrivato all'Inter la scorsa estate. A proposito di Stankovic, tra l'altro, occhio anche al fratello Filip, portiere del Venezia, che ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie B di febbraio, per dire. Anche per un discorso di identità della squadra, di ridare una boccata della fresca, mantenendo comunque un gruppo fortemente identitario. E io credo che questa squadra abbia bisogno di energie fresche e di una ventata di aria fresca, appunto, la prossima estate. Oltre ai 5 giocatori in scadenza di contratto che siamo sempre più d'accordo che vanno sostituiti tutti e 5, vanno salutati tutti e 5, magari ecco, ci saluteranno magari con un paio di trofei in più, questa è la speranza, però la necessità di vedere qualcosa di nuovo, necessità che c'era già a gennaio, l'inserimento almeno di un tassello che ho ribadito più volte, nel derby abbiamo visto Luis Enrique asfaltato che tra l'altro è bastato anche rivedere un attimo in campo Dumfries per rivedere lì sulla destra tutta un'altra attitudine, un altro passo, un'altra voglia, un'altra pericolosità in generale, e questo fa rosicare ancora di più, intanto anche per la tempistica, perché nel frattempo col Villarreal è tornato a segnare anche Buchanan, che aveva lasciato il posto all'Inter proprio a Luis Enrique, 6º gol stagionale col Villarreal per il canadese, e Perisic, che invece era il profilo perfetto secondo me a gennaio per questa volata, per dare uno sprint in più all'Inter in questi 6 mesi, ecco, col PSV Eindhoven fa una giocata pazzesca, vi consiglio di rivederla sui social, contro la Z Alkmaar nel finale di partita, ripiegamento difensivo a 30 metri dalla porta, interrompe l'azione, recupera palla, poi va dall'altra parte, assist di testa e gol vittoria del PSV Eindhoven, che vola più 19 dalla seconda, sta stravincendo il campionato. Ecco, niente esterno a gennaio, l'Inter ha fatto 20 e più partite con un cilindro in meno lì sulla destra. Se ne riparlerà in estate, quando Palestra è sempre un giocatore ampiamente nel mirino. Occhio anche a Ndoye, perché il Nottingham Forest sta rischiando la retrocessione in Premier League, non credo che Ndoye rimarrebbe nella seconda divisione inglese. Intanto però la buona notizia è Denzel Dumfries, un Dumfries che mi ha fatto vedere, come detto, buoni segnali come approccio contro il Milan, per cui si candida anche ad una maglia da titolare con l'Atalanta, anche se lui è uno che ha bisogno di un po' di lavoro vista la struttura fisica. Da capire come sta Bastoni, che ha subito questa botta forte nel contrasto con Rabiot, e però dovrebbe, essendo solo una botta, speriamo che possa recuperare per la partita contro l'Atalanta ed esserci, mentre non ci saranno, come detto, oltre a Cialanoglu anche Lautaro Martinez, anche per lui l'obiettivo è la Fiorentina prima della sosta, un'assenza che, come dicevo, sta pesando molto, rispondendo un po' a chi lo paragonava a giocatori scarsi e diceva che non incide. L'Inter senza Lautaro 5 partite, 0 gol degli attaccanti e comunque produce molto meno. C'è però una settimana piena di lavoro in vista della gara contro l'Atalanta. Diciamo che in questa stagione l'Inter ha dimostrato di saper ripartire dopo alcune batoste, ha dimostrato anche che quando c'è la settimana piena per lavorare poi tira fuori delle buone prestazioni. Con l'Atalanta è già una partita importantissima in cui bisogna rilanciare subito un buon segnale, però ragazzi, da qui dall'umore post derby all'arrivare a pensare che il +7 possa essere uno svantaggio piuttosto che un vantaggio, ecco, andiamoci cauti, smaltiamo un po' la delusione del derby e rimaniamo compatti, pronti a ripartire già dalla gara di sabato. Stasera in diretta alle 19:30 abbiamo un po' di approfondimenti da fare insieme, quindi vi aspetto live con noi, mi raccomando, alle 19:30. Vi lascio intanto con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.